Bentornati sul nostro canale. Oggi vi mostreremo un nuovo atomizzatore. Si tratta del Bishop Cubed, un atomizzatore nato per IO Mode e quindi utilizzabile con tutte quelle box compatibili con il board della Billet Box. Il Bishop Cubed è il terzo atomizzatore nato dalla sinergia tra Ambition Mode e The Vaping Gentleman Club. Segue quindi il predecessore Bishop RTA e il Replay. Classica scatola di cartone già utilizzata per gli altri due atomizzatori. Nella parte inferiore troveremo tutte le indicazioni del modder, lateralmente il contenuto della confezione, che ora andremo velocemente a scoprire. All'interno troveremo un cartoncino descrittivo dove nella parte inferiore troveremo l'esploso dei componenti del nostro atomizzatore, il nostro Bishop Bridge, un tank di ricambio fumé e una piccola confezione contenente guarnizione di ricambio, viti di ricambio, airpin sostitutivi e o-ring. Nella descrizione dell'atomizzatore ci saranno poi descritti gli airpins disponibili. Avremo quelli da 2x1.2 mm che sono quelli che sono già installati di serie sull'atomizzatore, 2x1.6 e 2x2 mm. A questi poi si aggiungerà anche il pin cieco per poterlo utilizzare con un solo foro aria. Come avrete capito dalla descrizione degli airpin disponibili, questo atomizzatore è concepito per essere utilizzato sia in MTL che in flavor. L'atomizzatore ha la forma di un piccolo cubetto. Ovviamente l'atomizzatore, integrando il tank, non ha bisogno di un boro tank per poter essere utilizzato. Il deck è di dimensioni inferiori rispetto alla base e questo è stato pensato per poter far circolare agevolmente l'aria attorno all'atomizzatore. Deck che è dotato anche di una lavorazione ad alette che funge da dissipatore di calore. Nella parte inferiore troveremo il marchio CE, il simbolo per lo smaltimento e il numero seriale e un pin 510 per poterlo montare direttamente su box senza ulteriori accessori. Il deck ovviamente deriva dai predecessori Bishop e Replay, quindi è fondamentalmente un deck molto simile. Anche in questo caso le torrette hanno il fermafilo per agevolare la rigenerazione. Sulla base avremo anche due ampie feritoie che, come per il Bishop, servono per la raccolta della condensa. Anche la campana a cupola è molto simile a quella dei predecessori. A lato di essa troveremo i gocciolatori che servono per far scendere il liquido sul nostro cotone e frontalmente alla coil avremo i nostri riduttori d'aria. Riduttori che possono essere sostituiti anche con atomizzatore con il tank pieno. La sostituzione degli airpin è molto semplice, basta spingerli verso l'esterno con un dito e sostituirli con quelli a nostro piacimento. In questo momento sono montati i due airpin da 1.2 mm, mentre ora andrò a montare il pin cieco in modo da poterlo utilizzare con un solo foro da 1.2 mm. L'atomizzatore è interamente smontabile, il tank si smonta svitando questa ghiera superiore e può essere tranquillamente sostituito o lavato. Per rimontare l'atomizzatore va tenuto conto che questo non è speculare. Come potete vedere abbiamo un lato più spesso e un lato più sottile che dovranno combaciare con la base del tank. Una volta montato il vetro vado a richiudere il camino. Questa è un'operazione non proprio comodissima perché lo spazio per far forza sulla ghiera non è proprio delle migliori, quindi si fa un po' di fatica. E sempre a causa della simmetria è necessario chiudere l'atomizzatore nella posizione corretta. Per fare questa operazione in modo corretto io tengo la torretta del positivo sulla destra e il marchio Ambition Mode frontale. Se provo invece a montarlo dal lato opposto, ovviamente l'atomizzatore non potrà chiudersi. Ora vado a fare una rigenerazione. Utilizzerò del 27 gauge in Nichrome 80 e farò 6 spire su punta da 2,25. Vado a posizionare la coil all'interno del mio deck e chiudo le viti prima da una parte e poi dall'altra. Ovviamente, come per il Bishop e per il Replay, abbiamo il nostro supporto per il coil jig. Posizionando infatti l'attrezzo a questa altezza avremo la corretta posizione della coil. Le viti serrano perfettamente e la coil non si sposta di 1 millimetro.
Elimino il filo in eccesso e vado ad infilare nella coil un baffo di cotone. Ora andrò a tagliare il cotone. Il cotone va tagliato in modo che rimanga all'interno del supporto, quindi esattamente in questa posizione. Non è necessario alcun tipo di sfibratura o lavorazione, ma va solamente tagliato in modo tale che rimanga all'interno di questo supporto e non vi darà alcun tipo di problema. A questo punto vado a bagnare il cotone con qualche goccia di liquido. Vado giusto ad accompagnare il nostro cotone all'interno del supporto. Ora vado a chiudere l'atomizzatore, vi ricordo positivo a destra e scritta Ambition Mode di fronte. Il refill è veramente molto comodo, ci sono due bocche enormi per poter infilare qualsiasi tipo di boccetta. E vado a montarlo in una Cthulhu Aio. Ricordo che l'atomizzatore è compatibile con tutte le box Boro Aio, quindi Billet Box, Cthulhu e quant'altro, a condizione che abbiano il vano Boro di dimensioni standard Billet. Diversamente per come viene sulle SVA o sulla unica di Art & Mod, dove il vano Boro è più piccolo rispetto a quello della Billet, questo atomizzatore non potrà essere montato. Avendo l'area laterale è consigliato l'utilizzo di un pannello aperto, ed è il motivo per cui lo sto utilizzando con la Cthulhu Mod. Diversamente in una box con sportellino chiuso, dopo un tank arriverete più o meno a questo risultato. E quindi non dovrete fare altro che ogni tanto dover aprire lo sportello per asciugare giusto questa piccola goccia di liquido. Se invece utilizzate dell'aio con uno sportellino aperto, non avrete questo tipo di problema. Due veloci considerazioni su questo atomizzatore. L'atomizzatore è realizzato molto bene, le finiture di Ambition Mode sono pressoché perfette come per i precedenti atomizzatori. Questo RBA per Aio praticamente riprende tutti i concetti del vecchio Bishop RTA, ne riprende fondamentalmente il disegno del deck, quindi a livello di rigenerazione è davvero molto ma molto semplice, e a meno che di grossolani errori proprio durante la cotonatura non ho davvero mai trovato nessun tipo di problema né di condensa né di altro genere. A livello di tiro l'atomizzatore è veramente perfetto, il tiro è calibratissimo e soprattutto è silenziosissimo. Il tiro parte da 1,2 mm, quindi non è super chiuso, ma non escludo che in futuro possano uscire ulteriori airpin. Altra cosa, l'atomizzatore supporta veramente molto bene il calore. Io l'ho utilizzato in MTL anche con una coil realizzata con del 26 gauge. Il vapore fa veramente tanta strada per arrivare fino al drip tip, quindi è molto improbabile che il vapore vi arriverà troppo caldo in bocca. Altra cosa interessante è la possibilità di utilizzarlo in flavor. Io l'ho già utilizzato un paio di volte con i pin da 2x2 che all'interno di una Aio forniscono un'adeguata ariosità. Anche a livello di heat l'atomizzatore si comporta piuttosto bene, in sostanza è molto simile a quello che si ottiene all'interno del Bishop RTA. Nonostante questo, pur essendo molto simili come deck, campana e funzionamento, hanno due resi diverse. Per quanto riguarda il prezzo non ho delle indicazioni precise, ma credo che si attesterà indicativamente nella stessa fascia di prezzo dei suoi predecessori. Stiamo quindi parlando di un atomizzatore low cost con un livello di finiture medio-alto e dal funzionamento impeccabile. Credo di avervi dato tutte le informazioni disponibili, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi video, di seguirci anche sul nostro gruppo Facebook Mouth Lounge e di seguirci anche sul gruppo Facebook RBM, di cui troverete il link nei commenti, che è un gruppo specializzato in Boro Mode, Aio e RBA. Grazie per averci seguiti e arrivederci al prossimo video.